Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Guardate che quadretto che c'è qua. Sono in compagnia di Giampiero Gauna. Ci sono delle splendide zucche insieme a noi, ma soprattutto oggi Giampiero ci farà vedere una delle cose fondamentali, ovvero come fare tramite una zucca che abbiamo raccolto o che ci hanno magari regalato ad ottenere i semi per poterla piantare l'anno prossimo. Giusto, Giampiero? Giusto, giustissimo. Da dove si parte? Beh, innanzitutto bisogna fare una precisazione. Le zucche appartengono alla famiglia delle cucurbitacee e le zucche in particolar modo tendono ad ibridarsi molto facilmente tra di loro. Dunque, se noi abbiamo coltivato nel nostro orto una varietà come questa, che è la Hokkaido, o più comunemente conosciuta in Europa come Potimarron, e abbiamo coltivato solo questa varietà qua, e nelle vicinanze non c'è nessun orto, quindi nessun orto che ha coltivato zucche, siamo quasi sicuri di mantenere in purezza la varietà. Dunque io ho coltivato questa pianta, ho ottenuto questo frutto, avevo solo questa specie nell'orto e quindi sono sicuro che il seme prodotto all'interno del frutto maturo mi porterà e mi darà origine a una pianta identica l'anno successivo. Questa è una condizione fondamentale. Per questo spesso le persone si trovano a prendere i semi di zucche che sono state regalate oppure sono state acquistate, li raccolgono, li tengono nella maniera corretta, li piantano l'anno successivo e a un certo punto vedono che le zucche raccolte sono completamente diverse da quelle della pianta originale, cioè del frutto originale. Magari hanno raccolto frutti di una zucca arancione come questa e l'anno successivo la pianta produce dei frutti di colore verde o grigio o qualche altro colore. Perché? Questa pianta nel frattempo si era ibridata e alla seconda generazione ci dà origine a piante di un altro tipo. Ipotizzando di avere un frutto che è stato coltivato e mantenuto in purezza, a questo punto vediamo come si può raccogliere il seme e come poi va conservato fino all'anno successivo quando andremo a fare la semina per ottenere le nuove piante. Allora, innanzitutto l'operazione la si fa nello stesso momento in cui si taglia e si pulisce una zucca per mangiarla, cioè non si spreca il frutto, nel senso che noi tagliamo questa zucca per poi fare una vellutata, per poi fare un risotto, per poi fare della buonissima zucca al forno e nel momento in cui puliamo la polpa estraiamo i semi e facendo attenzione di scegliere quelli che sono rigonfi, pieni di corpo farinaceo, perché alcuni di questi semi contenuti potrebbero essere asciutti, cioè non contenere, avere solo l'involucro esterno, quindi la buccia del seme, ma all'interno non avere il corpo farinaceo e quindi il germoglio. Dunque io vi faccio vedere esattamente come si procede. Allora, vediamo, facciamo questa operazione. Tagliamo una zucca, la tagliamo semplicemente a metà. Bisogna sempre munirsi di un coltello che taglia bene, mai troppo spesso, un coltello che abbia una lama sottile, perché si riesce a tagliare molto meglio questo tipo di frutto. Guardate che bella polpa, un arancione intenso, farinoso. Questa zucca, la Potimarron, o conosciuta anche come Hokkaido, originaria del Giappone, è una zucca buonissima, pasta farinosa, leggermente acquosa, si mangia anche la buccia in cottura, importantissimo, se la facciamo al forno, facciamo una vellutata, di questa zucca mangiamo tutto, togliendo i semi, e qui vediamo nella parte centrale, nella parte fibrosa centrale, vediamo la presenza dei semi. Noi andiamo proprio ad estrarre i semi, quando prima vi dicevo che il seme deve essere turgido, rigonfio, lo potete vedere qua, è un seme spesso, trasversalmente ha proprio una polpa. Io ora vi faccio vedere anche che tagliandolo a metà c'è proprio contenuto il corpo farinaceo, che è la riserva di nutrienti che permetteranno al germoglio di nascere. Io taglio proprio un seme a metà e poi vi faccio vedere, vedete? Pieno praticamente. Al suo interno c'è un corpo farinaceo bianco, quello che noi comunemente mangiamo quando compriamo i semi di zucca, che fra l'altro è molto nutriente, ricco di omega 3, acidi grassi poliinsaturi, particolarmente adatto agli uomini per i problemi della prostata, quindi previene i problemi prostatici negli uomini, quindi è da inserire nella dieta. Contiene anche delle sostanze che in passato venivano utilizzate come vermifughe e quindi veniva utilizzato proprio il seme di zucca da mangiare quando c'era la presenza, per esempio, del verme solitario in passato, perché la cucurbitina è una sostanza che paralizza a livello intestinali i parassiti e quindi vengono evacuati perché paralizzati.
Ho capito. Raccolti questi semi, è opportuno lavarli perché vedete mi sporcano le mani, guardate, hanno una polpa, una gelatina, diciamo la parte gelatinosa all'interno. Adesso vi fate, guardate che fortuna, ho trovato anche un frutto, Non buono. un seme non buono, Che è piatto praticamente. praticamente piatto, vedete che Manca ora di lo quella- taglio per dimostrarvi che al suo interno non c'è nulla, guardate, lo metto sul tavolo, lo tagliamo a metà, vedete che fa molla, non riesco neanche a tagliarlo, guardate, Non è ben formato. non è praticamente. formato, praticamente c'è solo la buccia, Sì, ma sì. non c'è assolutamente niente È all'interno. una finta clamorosa. E guardate, io adesso ve lo faccio vedere, non riesco addirittura a prendere. Eccolo lì, guardate, si vede, è vuoto. Vedete, è vuoto. Al confronto di quello prima è proprio una tasca vuota dove io posso inserire la punta del coltello Sì, sì. e una piccola taschetta vuota che non contiene assolutamente nulla. Bene. Quindi questi qui sono i semi da scartare perché non c'è nulla all'interno, una sorpresa. Degli altri semi li andrò a lavare dentro, che cosa? Un colino. Li metto nell'acqua col dito sotto il lavandino, li faccio girare finché questa polpa si è tolta. Perché va tolta questa polpa? Certe persone mi dicono, ma io li faccio essiccare così e va benissimo. Sì, può andare bene, ma non è importante lavarli, vi spiego subito perché. Perché la polpa è sostanza nutritiva. Se poi non li conserviamo bene in un ambiente asciutto e ben essiccati, possono essere attaccati da funghi che si nutrono di questa polpa. Quindi ci possiamo trovare dei semi conservati in un ambiente magari non ideale, un po' umido, diventano tutti ammuffiti. Un seme ammuffito alle volte non garantisce una buona qualità di conservazione. Dunque è bene lavarli senza insistere, poi farli asciugare molto bene all'ombra, si possono passare anche qualche ora al sole, ma non troppo, all'ombra in un ambiente asciutto per 2 o 3 settimane finché sono proprio asciutti. Poi conviene metterli in una bustina di carta perché la carta ha la capacità ancora di assorbire eventuale umidità in eccesso e a sua volta riposti dentro un barattolo ermetico in vetro col tappo a chiusura ermetica in un ambiente fresco e al buio. Questo è il miglior modo per conservare i semi di zucca. Se invece li vogliamo mangiare normalmente, li possiamo leggermente tostare in padella senza farli andare a grandi temperature perché sennò c'è una lesione dei grassi contenuti nel corpo farinaceo, quindi dobbiamo fare una tostatura leggera che rende l'involucro molto più secco e più facilmente apribile perché normalmente non è facile aprire i semi di zucca, bisogna leggermente tostarli per poterli facilmente aprire sempre con l'aiuto dei denti perché si sgranocchiano un po' come fanno in Spagna nei bar quando mangiano i semi di zucca. Quindi della zucca di questo tipo, dell'Hokkaido, non sprechiamo nulla. Tolto il torsolo, che sembrerebbe un po' stopposo se mangiato, possiamo mangiare la buccia, la polpa e i semi e conservarne alcuni per l'anno successivo. Da ogni seme nascerà una pianta, giusto? Se avete fatto tutto nella maniera corretta, da ogni seme nascerà una pianta. Bene, allora se avete fatto tutto, soprattutto se avete visto anche gli altri video dove si parla proprio anche della coltivazione della zucca, sicuramente otterrete questo splendido risultato. Alessandro, Giampiero Gauna e la zucca ormai pronta ad essere messa sicuramente in padella vi salutano, vi invitano a mettere un bel pollice all'insù, condividete.